Ultimamente mi sono chiesto come mai continuo a dire nei miei video: questa chitarra è buona, questa chitarra è ottima, ve la consiglio, e lo dico praticamente in tutti i video, ma non è una cosa che mi condiziona per il fatto che le chitarre ultimamente le ricevo, non le pago, devo restituirle, ma in ogni caso le ricevo. Ma ci ho pensato, ho detto: ma mi faccio condizionare o no? E in realtà non è così. Il fatto è che trovare chitarre che suonano male, ma proprio male, al giorno d'oggi è veramente quasi impossibile. Poi ovviamente c'è sempre il guitar snob che dice: no, ma che il capotasto, ma qui, ma là, ma io che da giovane suonavo con chitarre che erano assemblate con il compensato, trovarmi con una chitarra che oggi costa 300 euro e che suona come una chitarra di 40 anni fa che costava 200, sì, 200, 2 milioni di lire, ecco, diciamo 1500 euro, per me non credo ai miei occhi e alle mie dita, ecco, soprattutto. Ma cosa mi fa dire che una chitarra è ottima, buona? Io la prima cosa che guardo e che sento è il manico. Il manico deve essere una cosa che ti senti come un prolungamento del tuo braccio, che non, una cosa che non deve farti fare fatica a suonare. Poi chiaramente c'è il corpo, c'è la pesantezza alla quale io non do un gran peso, parlando appunto di pesantezza, però so che molti di voi ci tengono che la chitarra non pesi tanto. Allora, tutto questo perché, perché questa è la quarta Bacchus che porto sul canale, e Bacchus incarna tutto il meglio di quello che a me piace in una chitarra, per cui sappiate già che io a fine video vi dirò: questa è una ottima chitarra e ve la consiglio, ma lo dirò a ragion veduta, questa è la cosa importante. Non credo di aver mai detto una cosa tipo: vi consiglio questa chitarra, quando in realtà io stesso non ero convinto. Su questo vi prego di credermi. Quindi questa è la quarta Bacchus che porto sul canale. Una piccola parentesi su Bacchus e Deviser. Deviser è un gruppo che comprende altri marchi, che è famosissimo in Giappone, nella fascia indo-orientale e via dicendo. In Europa e in Italia soprattutto non è molto conosciuta. Io sono abbastanza orgoglioso di essere l'unico in Italia ad avervi portato queste chitarre, che sono chitarre professionali, chitarre che vanno benissimo e che comunque hanno un prezzo adeguato alla loro qualità. Non è un prezzo troppo eccessivo, ma quello lo vedremo magari dopo. Bacchus ha 4 livelli: Universe, che sono appunto i primi 2 video che vi ho fatto vedere, poi c'è la Global, la serie Global, che è il penultimo video, poi c'è la serie Handcraft, cioè fatto a mano. In realtà la serie Handcraft, e questa chitarra la rappresenta, è una serie fatta in Indonesia sotto lo stretto controllo della casa madre giapponese. Handcraft perché? Perché i manici sono fatti a mano, il manico è fatto a mano e si sente assolutamente. È un manico favoloso, ma andremo a vederlo dopo. Questa Bacchus incarna in pratica tutto il meglio di quello che piace a me: un bel manico, 2 bei pick up, meccaniche autobloccanti, un bel capotasto in osso. E comunque Bacchus
e Deviser hanno una sede in Francia dalla quale potete ordinare le chitarre senza alcuna spesa postale. È una sede che ha un vasto catalogo delle loro chitarre, ovviamente con tutte le caratteristiche dei negozi online. Potete fare il reso e via dicendo se la chitarra non vi aggrada. In ogni caso, secondo me, quando prenderete una Bacchus vi accorgerete della qualità di questi strumenti. Come al solito ho parlato anche troppo, ora non resta che andare a scoprire a fondo questa chitarra, sia dal punto di vista del suono che dal punto di vista costruttivo, ed entrambe le cose sono molto interessanti. Vi chiedo solo 10 secondi del vostro tempo per iscrivervi al mio canale, se già non lo siete, ovviamente, così mi date modo di crescere sempre di più e di portarvi sempre nuovi contenuti. Vi ringrazio di cuore. Allora andiamo a vedere un po' questa Bacchus. Bene, l'abbiamo sentita con i suoni puliti e rende veramente bene, e con i suoni crunch distorti non eccessivamente, e anche lì se la cava egregiamente. I due pick up mi piacciono, singolarmente mi piacciono moltissimo. Ho qualche piccola riserva nella posizione centrale con entrambi i pick up. Mi sembra che impasti un po' troppo, vada un po' troppo sulle frequenze basse, suoni un po' più cupi. Forse dovrei regolare un po' l'altezza dei pick up, però così mi è arrivata e così voglio farvela sentire. Probabilmente c'è un margine di miglioramento, ma in ogni caso il suono è comunque buono, mi è piaciuto. Pick up al manico è quello che senz'altro preferisco, mi piace. Proprio 3 secondi di caratteristiche. Il manico, ve l'ho già detto, è stupendo, è un manico in acero tostato, le meccaniche sono autobloccanti, tasti in acciaio. Mi correggo sul capotasto, non è in osso ma è un Graphtec Tusk in grafite. Il ponte è un Wilkinson, ponte Wilkinson, molto molto buono, e i due potenziometri e il mini switch per il coil switch. Parlando del coil switch, si sente, si apprezza sui puliti e qualcosa sul crunch, sui distorti. Come ho già detto altre volte, sui distorti il coil split serve molto a poco. Beh, il corpo è in naiato, ma è un naiato diverso, ad esempio, da quella Harley Benton.
Ecco, la Harley Benton ha il corpo inaiato anche lei e la Bacchus anche, però vedete sono ben diversi. Probabilmente il corpo di Bacchus è anche tostato, però senz'altro di qualità migliore. La forma del corpo è ergonomica, anche qui è molto molto facile arrivare agli ultimi tasti della tastiera e il corpo è leggero, ho già scritto che pesa sui 3,5 kg circa. Ok, andiamo adesso a sentirla con dei suoni molto più distorti, molto più cattivi e poi un minuto di riassunto puliti, crunch e distorti sui due pick up. Poi tiriamo le conclusioni. Ecco, la chitarra meriterebbe ancora più spazio perché è molto bella, ci sono dei particolari che mi sono piaciuti moltissimo, come questa curva che continua oltre il manico, l'attaccatura, molto belle le quattro viti, mi piace veramente questa chitarra, è molto bella, ce ne sono dello stesso tipo anche di altri colori, altre forme, andate a vedervi sul sito la serie Handcrafted e troverete senz'altro molto molto materiale su cui lasciarci l'acquolina. Ecco, la chitarra, come dicevo, non costa pochissimo, ma offre veramente una qualità più che degna e rispetto al prezzo direi superiore al prezzo a cui viene venduta. Bene, io come ho detto all'inizio la chitarra è ottima e ve la consiglio. Bacchus merita di essere conosciuta anche in Italia, ma anche le versioni Global e Universe, quelle sotto a questa, sono comunque delle gran chitarre. Guardatevi il video con la mia Global che ho fatto 2 o 3 mesi fa e vedrete, insomma. Bene,
Ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Ciao!